quando mi guardavo allo specchio difficilmente mi guardavo perché non riuscivo ad accettarmi per quello che ero. Quando gli altri ti guardano in un modo diverso, che non ti comprendono, non ti accettano per quello che sei, allo stesso tempo ti fanno sentire sbagliato, non adatto alla società. Quando da bambino venivo bullizzato per il mio aspetto e mi richiudevo sempre in questa camera dove ascoltavo la musica di Tiziano Ferro e Lisa, che mi permetteva di farmi sfogare e stare in pace con me stesso. Sono Raffaele, ho 29 anni e sono affetto di una malattia rara chiamata sindrome di Treacher-Collins. Questa malattia provoca delle malformazioni cranio-facciali al viso, problemi di respirazione e udito, ma non mina l'attività cerebrale. Questa malattia colpisce una su ogni 50.000, quindi è molto rara. La mia infanzia in famiglia, io sono stato molto bene, con i miei genitori, con i miei parenti, mi sono sempre sentito accettato. Anche se ho nascosto tante cose a loro, di quello che mi succedeva fuori casa. Io sono stato vittima di bullismo sin dall'asilo. Quando ho iniziato ad andare all'asilo i bambini si allontanavano. Io ovviamente ero piccolo, non ero a conoscenza di quello che mi stava accadendo, del mio aspetto, della mia malattia. Sei ancora bambino, non dai peso a quello, a come sei ancora. Elementari e alle medie non sono stato male. Anche perché erano gli stessi compagni che avevo già all'asilo, quindi si erano già abituati al mio volto. Le prese in giro le ho avute fuori scuola, al bar, al centro. Le superiori per me sono stato un dramma, perché nel mio paese non si facevano le superiori, ma bisognava andare in un altro luogo, in cui io l'ho fatta a Cremona, in una città più grande, dove sono più persone, più ragazzi, più ragazze. Io ho preso il pullman come tutti gli altri e notarono questa mia particolarità, questa deformità, e dove passavo tutti mi guardarono, mi fissarono. E da lì ho capito, ecco il vero effetto che faccio alle persone. Il giorno di carnevale, mentre stavo andando a raggiungere il mio amico per poter fare la sfilata del carro insieme, lo stavo aspettando. A un certo punto un padre di famiglia che mi conosce la mia famiglia, la mia situazione ed eccetera, mi disse: Raffaele, non c'è bisogno che ti metti la maschera perché ce l'hai già, come per dire fai già tu paura ai bambini. Quella è stata una bella pugnalata perché non me l'aspettavo. Quando mi guardavo allo specchio difficilmente mi guardavo allo specchio. Lavavo la faccia, come anche i denti, in modo frettoloso, perché non riuscivo ad accettarmi per quello che ero. Ma questo è per colpa degli altri. Quando gli altri ti guardano in un modo diverso, che non ti comprendono, non ti accettano per quello che sei, allo stesso tempo ti fanno sentire sbagliato, non adatto alla società. Ricevevo anche le prese in giro, scherzi poco carini verso i miei confronti. Per esempio, quando ho iniziato a giocare a calcio, ho finito l'allenamento, si va a fare la doccia tutti insieme, no? A un certo punto mi sono trovato questo piccolo gruppo di ragazzi, ma erano 3 persone, che mi bissarono addosso. Oppure per esempio l'altro episodio, stavo chattando con una ragazza, profilo che poi ho scoperto che è un profilo fake, mi ha fatto credere che le interessavo, le piacevo, e io poi, non avendo un aspetto perfetto, mi sono sentito alle stelle, perché mi sono detto wow, una ragazza che ne piace, che è andata oltre, che ha visto qualcosa di bello in me che magari altri non hanno visto. Durante la conversazione mi chiede di inviargli una foto intima. Inizialmente avevo dei dubbi, però era talmente brava a corteggiarmi e così ho deciso di inviarla. E finisce lì la conversazione. Poi sarei a dormire, il giorno dopo su Facebook e trovo la mia foto intima. E non contenti, questi pseudo amici prendono questa foto intima e la appiccicarono su Malabretta dalla macchina per poi farla girare per tutto il paese. E lì mi sono sentito veramente inutile. Lì mi è passato il pensiero di volerla farla finita anche, perché
accumulato tante cose, quel giorno lì mi sono detto che cosa ci sto a fare in questo mondo se non vengo neanche capito a 70 persone adulte. Non ho scelto io di nascere in questo modo. Purtroppo quello che manca nei ragazzi è la sensibilità, l'empatia, l'educazione. Iniziassero a capire che dietro alla malattia c'è un percorso da affrontare, una sofferenza interna, forse magari eviterebbero di comportarsi in questo modo. I pensieri di suicidio tornarono negli anni dopo, quando ho scoperto di avere gli attacchi d'ansia, insieme con gli attacchi di panico e una depressione. E dentro di me notavo che avevo qualcosa di strano, però non avevo ancora capito cos'era. Poi a un certo punto il mio corpo ha iniziato a sfogare in attacco di panico, ad avere pensieri strani, buttarmi dalla finestra, prendere la macchina di notte, andare a Cremona. Quello l'ho fatto, buttarmi dalla finestra no. Ho scelto di vivere, ho ascoltato più il mio cuore che la testa e poi mi sono fatto aiutare prendendo gli antidepressivi, ma allo stesso tempo andare anche da uno psichiatra. La mia svolta avviene quando ho trovato la forza di volontà di raccontare la mia storia attraverso i social. Ora, qui è dove faccio i miei video che cerco di divulgare il mio messaggio. Nella vita ho ricevuto qualsiasi tipo di insulto e violenza. Ho ricevuto commenti di persone. C'è bisogno di gentilezza in questo mondo. Di far capire agli altri che non bisogna mai competere, bisogna essere sempre se stessi, di far capire anche che tutti hanno bisogno, nessuno escluso, disabili o abili, belli o brutti, siamo tutti disabili, siamo umani, facciamo tutti parte della stessa squadra e quindi attraverso i miei video cerco di trasmettere questo messaggio invitando ad essere gentili. Oggi, grazie all'uso dei social, mi sento veramente felice con me stesso di quello che faccio, cioè portare la mia testimonianza nelle scuole, di poter aiutare qualcuno o qualcuna. Mi hanno aiutato ad accettarmi completamente, a prendere più consapevolezza di quello che sono. Non mi reputo veramente una persona sbagliata di come mi sentivo da piccolo in passato, di cui mi davo anche la colpa di me stesso e della mia malattia. Ad oggi posso dire che sono fiero di avere questa malattia, perché la mia malattia è stato un mezzo per farmi diventare quello che sono oggi.